e se pensiamo all'Apocalisse questa potrebbe essere una buona copertina. Qua abbiamo il deposito di gomme della Tenerona. Abbiamo superato da poco il cartello pericolo zona di curve. Tutti i camion che sicuramente lavorano alla miniera. Ed ora si scende inesorabilmente. Passeremo dai 2240 metri di calama tra esattamente 133 km per Tocopilla per toccare quota zero dell'Oceano Pacifico. Quindi da Florianopolis sull'Atlantico all'Oceano Pacifico di Tocopilla. Su questa strada super trafficata. Scherzi a parte, da fare assolutamente attenzione alla benzina perché il prossimo distributore da Calama ce l'abbiamo a 83 km, poi Tocopilla, ma per arrivare ai che non c'è più nada. Aggiornamento dopo 50 km esatti, si scende ancora, ma guardate che ballata, e la strada che continua sempre perpendicolare all'oceano. Tocopilla, a Tenerona a 130 km orari, un filo di gas. Siamo scesi a 1200 metri sul livello del mare, una discesa continua. E se vi chiedete, ma a 23 km dal mare com'è la situazione? Non cambia nada! Siamo ancora a 1200 metri sul livello del mare e la temperatura si sta abbassando. 15 km, sicuramente dietro queste curve dovremmo iniziare a vedere il mare, ma una cosa importante che vogliamo condividere, che ovviamente non riuscite a percepire da casa, la temperatura è scesa a 20 gradi. Quando siamo partiti a Calama circa 2 ore fa erano 26 gradi e ripeto, ci trovavamo quasi a 2300 metri. Sicuramente dal grandangolo della camera non si percepisce, ma la discesa è abbastanza importante, tanto che sento una leggera puzza di freni appunto dal camion che ci precede. Noi andiamo di freno motore, esageriamo con le gomme tassellate, 8,5 km. Ho la manopola del gas che gira quasi a vuoto, con il sole si è scollata dall'acceleratore. Guardate il cavo sotto. Nada, bisogna che la stringo bene per farla aderire, ma da fare molta attenzione perché è veramente pericolosa. Questa dovrebbe essere la penultima curva, se non l'ultima, e a 4,1 km finalmente dopo oltre 2 mesi l'Oceano Pacifico. Ora noi dovremmo andare a destra per i chicchi, ma prima cerchiamo un distributore di benzina. Pensate dove hanno costruito una città. Prima sosta alla Copec, ingresso bruttissimo, ma noi benzina e ce ne andiamo. Pieno per la Tenerona, poi riprendiamo la strada verso nord, troviamo un posto dove mangiare il nostro panino che abbiamo rubato alla colazione lungomare. Vediamo se troviamo qualcosa. Sara la Tappi non la sentite parlare perché ha un dolore agli occhi. È dovuto probabilmente alla secchezza del deserto, ma adesso col mare andrà meglio. Io invece ho un altro problema che poi vi racconterò quando ci fermiamo. Arrivati sul lungomare, se guardiamo la cartina, costeggeremo sempre l'Oceano Pacifico fino ad Iquique. E alle spalle le temibili montagne. È una città che assomiglia molto a Antofagasta, e cioè al resto della costa nord cilena. Ma guardate l'imponenza di queste montagne che muoiono sul mare. Mamma mia! Fin pavimento. Allo spettacolo come sempre. C'è la sorpresa, però penso che dovrebbe durare pochissimo.
sempre una buona emozione vedere le onde e ascoltarle soprattutto. È il mare più immenso, che è l'Oceano Pacifico. Dall'altro lato della strada la cordigliera costiera delle Ande. La sensazione che stiamo provando una volta sbarcati sull'Oceano Pacifico la voglio dedicare a Angelita, che si era stupita del fatto che Corridonia fosse a soli 20 km dal mare. Questo perché l'odore del mare, forse noi che siamo così vicini non ci facciamo caso, è una sorta di serotonina. Una delle strade costiere più assurde mai fatte, 196 km per il Kike. Lungo questi 196 km non c'è nulla costruito dall'uomo. Altro paesino, l'ambientazione è un po' da apocalisse, perlomeno noi non siamo abituati a vedere costruzioni del genere in contesti del genere. Da questa mattina non abbiamo incontrato una pianta e uno potrebbe dire giustamente: Francesco, sei nel deserto più arido del mondo. Un po' è pensarlo, immaginarlo, un po' è viverlo. Controllo aduana e chi che è Portofranco, quindi magari ci controllano il passaporto. Non so cosa dobbiamo fare. Controllo obbligatorio. Aggiornamento: non è un controllo passaporti, ma vogliono vedere solo il permesso della moto. Ed hanno aggiunto questo timbro. Il timbro ce l'abbiamo, si può proseguire. Arrivati a San Marcos, otro pueblito, gemellato con lo stabilimento balneare San Marco di Civitanova Marche. Per chi è delle nostre parti sa benissimo di cosa stiamo parlando, però qua è leggermente diverso rispetto a Civitanova Marche. Sì, anche se c'era scritto ai pescato, cioè pesce, un punto in comune. Ragazzi, ma che posti ci sono in questa terra? Anche le montagne dietro sono enormi. In effetti è un luogo assurdo, a tratti non molto edificante per il Cile, perché abbiamo visto televisori appoggiati alle rocce, immondizia, è un posto anche abbastanza controverso. È una zona che è caduta sotto l'amministrazione cilena dopo la guerra della fine dell'Ottocento, la guerra del Pacifico, altrimenti era zona peruviana. Per chi fosse interessato, i miei occhi vanno decisamente meglio grazie all'umidità creata dal Pacifico, ma questo è un problema che ha iniziato a presentarsi a partire da Cafayate. Insomma, ci stiamo convivendo già da un po', ma ero stata avvertita. Quando mi fate la domanda: Francesco, ma è meglio la sorellona o la tenerona? Se devo dare una risposta complessiva, è meglio la sorellona, però è difficile dire meglio o peggio, perché in questi contesti una cosa è importante veramente, ovvero che i 96 km restanti, sia la sorellona che la tenerona li facciano senza problemi. Come riesco faccio un video confronto. Per la vita che facciamo un'altissima percentuale la prende l'affidabilità. Se sia più affidabile la sorellona o la tenerona non vi so rispondere. Per adesso la tenerona si sta comportando veramente bene. Dal divano di casa sicuramente non si percepiscono, ma ci sono tanti momenti difficili da superare. Il nastro di asfalto taglia praticamente la duna in due e finisce proprio sul mare.
guardate che immensità. Sara mi sta dicendo che vuole andare a vivere su una di queste case qua sotto. Scrivete nei commenti chi ci crede. Da quando siamo piombati a Calama ancora non mi capacito di dove la gente possa vivere davvero sulla stessa terra che noi popoliamo da più di 40 anni, ci siano questi luoghi. La lontananza da ogni cosa, oltre alle condizioni abbastanza estreme, rendono quello che abbiamo davanti ai nostri occhi davvero assurdo. Non c'è un'altra parola più calzante. Ma dove siamo, ragazzi? Dove siamo? E arrivati a 31 km dai Chiche, inizio autopista, forse perché da queste parti c'è l'aeroporto. Eccoci al pedaggio, guardiamo se la moto deve pagare. Voilà, moto 4,50. E dopo il nulla cosmico di 260 km. Cose da pazzi, diceva Cettola qualunque. Considerate che dai Chiche ci dividono 20 km. Questo per farvi un po' rendere conto delle proporzioni. Sembra quasi un'oasi nel deserto. A grandissima conferma di dove siamo, Bandera. Siamo finiti su una città che ha quasi 200.000 abitanti, completamente sorta dal deserto. Ora la domanda nasce spontanea, ma dopo tutto quello che abbiamo visto insieme fino adesso, dove siamo finiti? Dietro a una macchina che non riesco a decifrare. Il nostro appartamento si trova vicino al mare, al centro di Chiche. Non so se siamo arrivati. E comunque non ho fatto in tempo a fermarmi al distributore di benzina. Poi con la scusa mi fa male gli occhi e quant'altro. Serdita all'attacco. Non ci siamo mai fermati, l'avete visto, 420 km, il nostro appartamento si trova proprio qua dietro. Ora mangio anch'io, mi riposo un po'. Dopo un mese che siamo sopra i 2400-2500 metri sul livello del mare, ma siamo arrivati a 4008, una cosa che non abbiamo mai condiviso, ma ormai abbiamo esperienza, è che dopo un mese, per quanto il corpo si abitui, questa mattina, ieri mattina, vedevo un po' di sangue dal naso quando lavavo il viso. Quando ci dicono il corpo si deve acclimatare, è vero, ma vivere ad alta quota, ragazzi, non è assolutamente facile. Quindi siamo un po' provati. Però quello che ci permette di vedere quota 4.000 o 3.000 è altra cosa. Ora il corpo è come se bevesse benzina a 100 ottani contro i 78 dei 4.008. Ma la vera difficoltà è quanto tempo si rimane in alta quota. Non 2 giorni, non una settimana, ma dopo un mese il corpo inizia a sentire una certa sofferenza, una certa stanchezza. Ragazzi, buongiorno, ci eravamo lasciati con l'arrivo qua nella città di Chiche. Oggi a malincuore riprendiamo dal garage del condominio. Ho detto a malincuore perché purtroppo, forse per la prima volta, ci è capitato qualcosa di spiacevole. Sara con lo sguardo perso all'interno del garage. Per farvela breve, dovevamo restare qua 4-5 giorni per lavorare. Con l'occasione, anche per risparmiare, abbiamo preso un appartamento con cucina, ma purtroppo per la cosiniera soprattutto la cucina non era assolutamente vivibile. È un caso strano, nel senso che abbiamo sempre cercato un compromesso. Quando siamo arrivati abbiamo aspettato la proprietaria appena un'ora, anche se lei ci aveva chiesto l'orario del nostro arrivo. Il primo giorno abbiamo aspettato circa 5 ore perché il tecnico doveva riportare la lavatrice a casa, non ci siamo potuti muovere da casa, non abbiamo potuto fare la spesa, una serie di condizioni che non c'erano mai capitate prima. Ovviamente nulla di particolarmente gravoso, però quello che io proprio non sopporto è trovare la cucina sporca. Per sporca, considerate che anche il frigorifero aveva residui del cibo dei precedenti ospiti, ma sparsi ovunque con sporco ovunque. Sto viaggiando, dobbiamo lavorare, non posso mettermi a pulire la cucina di un altro proprietario con lo sporco di altri ospiti, non lo ritengo giusto, anche perché abbiamo pagato una cifra che non è poi così bassa, siamo in Cile e non
non è paragonabile ad altri standard sudamericani. Sapete benissimo che per noi non è un viaggio a breve distanza e l'ho detto tante volte, quando si tratta di pochi giorni si chiude un occhio, quando invece ha bisogno di una struttura per lavorare, per vivere appunto, le condizioni dal mio punto di vista dovrebbero essere tra virgolette normali. Credo siate d'accordo, la cosa non è accettabile neanche quando si è in vacanza, perché si arriva con l'idea del relax e cambia tutto. Però pensate a una vita normale in cui arrivate di fretta, dovete scaricare tutto, dovete mettervi al lavoro, e abbiamo parlato con il proprietario, sono stati comprensivi, chiaramente non abbiamo sottolineato tante delle nostre lamentele, come è giusto che sia, però ce ne ripartiamo. Quindi sempre più a nord, vicini al confine con il Perù e soprattutto importantissimo, sempre ottimisti. Io ci provo, non sempre mi viene coi fiocchi, non sempre mi viene col buco. Con l'occasione ieri ho lavato la Tenerona, perché sembra assurdo ma qua è quasi impossibile trovare dei lavaggi fai da te come in Italia, uno dei lavaggi peggiori della storia. Parliamo di un getto d'acqua di una pressione che forse a bocca l'avrei lavata meglio. Scusa Tenerona, ma da parte nostra come sempre cerchiamo di fare il meglio. Lei però non si offende, parte sempre alla grande. Il solito lungomare a cui il Sud America ci ha abituati. Vista la zona e l'isolamento, eravamo sicuri di trovare un Pacifico molto più pulito e limpido. Da quest'altra parte della città c'è un'altra insenatura e da quanto possiamo vedere leggermente più frequentata dell'altra. Un po' caminito, le case così colorate. Nel caminito di Buenos Aires le case colorate sono un apporto tutto italiano, degli immigrati italiani. Qui non so, se qualcuno dovesse saperlo può scriverlo nei commenti. Adesso però è il momento di lasciare il mare e di salire in quota, perché guardate la montagna in fondo. Iniziamo a salire direzione Panamericana, ruta 5, 47 km. Ecco come appare Iquique dall'alto. Il Pacifico, sia in questo punto che prima di arrivare, quindi da Tocopilla in poi, presenta delle macchie oleose molto vicine alla riva. Probabilmente di questo non hanno neanche colpa i cileni stessi, probabilmente è un inquinamento che viene da lontano. Se qualcuno dovesse avere informazioni in merito, perché a noi ha colpito abbastanza negativamente, speravamo di non vedere un'immagine di queste, lo può scrivere nei commenti. Iquique, più di 200.000 abitanti, lo stadio sempre centrale nelle città sudamericane come in quelle europee del resto. Forse da qui è visibile quella macchia oleosa di cui vi parlavo, magari sono scarichi industriali. La nostra speranza è che, non essendo molto popolata, a parte Iquique, a parte le grandi città, la natura possa ristabilire il proprio equilibrio il prima possibile. La duna enorme di sabbia alle spalle di Iquique. Quasi inquietante, sembra che in pochi secondi possa inghiottirla. La parte alta sembra addirittura una sorta di zona industriale, ma come si esce fuori il nulla cosmico. E dopo 20 km percorsi, nastro di asfalto, tra l'altro ben messo, che taglia il deserto, ma alla nostra destra il nulla. Direzione sinistra perché andiamo verso nord, andiamo a prendere la famosissima Panamericana. Dopo il ponte ti ritrovi subito il curvone, quindi attenzione. L'asfalto dovrebbe essere bollente perché sento l'anteriore abbastanza morbido. Ricordo che ho il super tassellato con 7.000 km all'attivo. Ecco a voi la strada più lunga del mondo, quella che collega il Nord America al Sud America. Circa 25.000 km. Se ce la faremo la percorreremo tutta. Ovviamente voi insieme a noi. Arica 256 km, in mezzo non c'è nulla da fare attenzione con la benzina. Un po' di vento laterale, infatti la moto è leggermente inclinata, ma comunque nulla di preoccupante rispetto alla Patagonia. Primo paesino incontrato da quanto siamo partiti, circa 60 km, addirittura blindati. Quando vedo i mezzi della polizia così protetti, un po' mi viene da pensare, camere ovunque, non so se dobbiamo fermarci, ma non c'è nessuno, nada de nada.
controllo obbligato pro bus e camiones. Anche se la Tenerona assomiglia a un camion, possiamo soprassedere. Si procede sempre sulla 5, anche perché c'è solo questa di strada. Sembra assurdo, ma in questi contesti il navigatore non serve a nulla se non per farti compagnia e vedere tempo e chilometri restanti. Forse lavoro in corso? Deviazione. Qui più tranquillo, più che altro polveroso, ma almeno spezza la monotonia della strada. Intanto sono apparse le prime piante. Sicuramente da queste parti il sottosuolo è leggermente più umido. Addirittura abbiamo l'autobotte che bagna il fondo stradale. In alcuni punti c'è un po' di brecciolino ammucchiato. Guardate la polvere, fortuna che hanno bagnato la strada, solo che fino a qua. Ecco, qui respirate proprio a pieni polmoni. E se devono rifare il manto stradale, il problema non sussiste. A destra e a sinistra hanno talmente tanto spazio. Forse ci siamo. In mezzo a tanta aridità anche qualche coltivazione per via di qualche canale presente o qualche fiumiciattolo. Una possibile sosta lungo il cammino, infatti ci sono molti camionisti. Intorno una conca del nulla. E finalmente dopo 200 km qualcosa che ci faccia dire wow. E dai 1400 metri sul livello del mare dell'altopiano siamo scesi a 300 metri dentro questo canyon. Come sentite al microfono c'è un vento pazzesco, 100 km/h, non si riesce a parlare con Sara sull'auricolare. Per un attimo siamo tornati in Patagonia, quindi mettiamoci passi per fare meno effetto vela possibile. Arrivati a Camarones, c'è un controllo su tutti i veicoli, poi è rimasto mezzo cartello per colpa del vento. Controllo obbligatorio a todo lo veicolo. Controllo antidrogas. Tanto glielo chiedo, se no Non si capisce molto bene. possiamo? Grazie. Nessun controllo. Abbiamo fatto oltre 200 km e ne sono rimasti 106 per Arica. C'è un vento che si incanala da là che non riesco a tenere la moto. Forse si sale e diminuisce il vento, speriamo. E dopo di essere saliti nuovamente a 1200 metri sul livello del mare, attenzione ai freni, ovviamente per i camion, non per la Tenerona. Siamo praticamente nel mezzo di un canyon e al posto del fiume ora solo vegetazione. Siamo oggettivamente in uno dei posti più inospitali della terra. Ne approfittano per poter adibire questa zona ricca di acqua, evidentemente, in una zona di coltivazioni. Una sorta di oasi marocchine. Dato che intorno c'è il deserto. Siamo a 50 km da Arica e a 70 dal confine col Perù. A 33 km da Arica è tornato il vento, infatti guidiamo a 30 gradi inclinati e entrati in riserva ora a 25 km. Da Iquique ad Arica un serbatoio di benzina, 11 km fatti con la riserva,
15 per il prossimo distributore, quindi arriviamo con 26 km con la riserva. Queste sono le distanze del nord del Cile, dove non è che non ci sono distributori di benzina, non c'è nulla, acqua, cibo, dormire, nada. Adesso però si scende perché da 540 metri sul livello del mare arriveremo a quota zero. E come arrivi ad Arica, la prima cosa che si incontra è il centro penitenziario. Potrebbe essere interessante come allocamento per Sara. Metto la freccia a destra? Chissà se le cucine saranno più pulite. Ma io penso che la cucina non ce l'hai là dentro. Addirittura in fondo la scritta Coca-Cola sul versante della montagna. 125 años. Perché, ragazzi? Immondizia anche qua lungo la strada. Onestamente queste cose ci lasciano un po' basiti, perché in diverse città del deserto di Atacama abbiamo riscontrato questa cosa, effettivamente non giustificabile. Tante discariche, per così dire, a cielo aperto, mucchi di vestiti da buttare, un po' quello che noi definiamo la fast fashion, che probabilmente ha scelto il deserto di Atacama, un luogo così sconfinato e così remoto, per espiare i propri peccati, diciamo così. Guardate. E questo è l'ingresso lungo la via principale. Sicuramente dalla camera non si vedrà, ma in fondo c'è il mare. Odore di mare, odore di pesce. Ora alla ricerca di un luogo dove poter lavorare, nel senso abbiamo bisogno di una struttura per fare un video pippone che sicuramente avrete già visto sul canale. Noi ci stiamo dirigendo lungomare. Come primo impatto Arica sembra messa meglio di Iquique. È difficile perché arrivando a Iquique ci sono grattacieli, c'è questa duna enorme alle spalle, ci sono le montagne, quindi potrebbe essere anche più suggestivo l'arrivo. Però Arica sembra più la classica città sudamericana e questo non è per niente negativo. Abbiamo trovato un Iquique molto molto sporca anche per le strade, semplicemente camminando. È stata una cosa che ci ha abbastanza sconvolto. Non lo avete visto in quanto non abbiamo registrato, ma abbiamo ritirato un pacco enorme proveniente dall'altra parte del mondo, e questo è stato il vero motivo per cui ci dovevamo fermare a Iquique. Questa per noi è stata una grande conquista. Destra, vediamo se hanno disponibilità in questa struttura, ma soprattutto una camera per poter lavorare. Riprendiamo con il falchino che carica la tenerona. Quanto? No, te escuché. Eso, ¿y después vuelves a Arica? No. Ah, ya. Con eso. Te voy a dar 3 más. Relación de pasajero. Sí, tienes que tener eso para presentar allá. Pero es nuevo, esta procedura es nueva. Es nuevo, hijo. ¿Por el seguro por la moto? Tienes que comprarlo allá al entrar al Perú, porque tú te vas a ir por todo el Perú. Sí. Compra el seguro, si no capaz que te... Sí. ¿Dónde se puede comprar? Cuando entras a Tacna, pasas la frontera, Sí. hay unos negocios que venden sándwich y bebida, ahí venden los seguros. Sí. Acá tienes que son dos distintas las motos, cada una en su moto. Sí. Ah, no, No, somos una cada moto. uno. Solo una moto por ya, dos personas. ya, perfecto. Pero por son si acaso suficientes. lleva eso, por si acaso que puede que dentro del mismo Perú te pidan otra relación, Ah. lleva los datos de la moto, los tuyos y el acompañante. Perfecto. ¿Seguro que no tenemos que pagar nada? No, En el seguro allá sí tienen allá que sí, pagarlo. nosotros no. No, hijo. aquí nada, no. ¿Ahora dónde va usted? Ah, Vamos ahora acá. voy a buscar a mi nieto. Ah, Voy ¿dónde? ¿A buscar- Tacna? No, mi amor, acá ¿cómo se Jardín. llama? Al colegio de los curas, del Ah. colegio de curas. Y voy a buscar a mi nieto. Felicitaciones. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias. Grazie. In teoria avevamo letto che si può reperire qua la stazione degli autobus di Arica, ma come avete appena visto ci ha pensato la provvidenza. La signora però, io guardo sempre la parte più romantica, non solo aveva il foglio della Relación de Pasajeros che adesso serve per entrare col proprio veicolo in Perù, lei aveva un intero blocco, e questo perché
essendo peruviana, ha suo nipote, il figlio di suo figlio probabilmente, qui in Cile, quindi si è procurata un bel blocco per poter fare avanti e indietro quante volte vuole. Grazie mille, la ringraziamo di tutto cuore. E non vi neghiamo neanche che ogni volta l'aspetto burocratico per andare avanti appunto in questa vita ci mette spesso un po' d'ansia. E questo dettaglio sembra banale, ma bisogna viverlo per capirlo. Quindi saliamo tutti in sella direzione Perù. Prima volta per noi in questo nuovo paese.